Nello scorso video mi avete intasato i commenti con domande sul quanto costa effettivamente vivere da nomade digitale e ho aspettato un po' a fare questo video perché non ne avevo la più pallida idea. Si vede infatti perché ho fatto degli errori clamorosi e adesso, a un mese di distanza, mi rendo conto appunto di questi errori. Io ho deciso di raccontarteli così se mai dovessi decidere di fare anche tu questa esperienza, sai cosa aspettarti e che cosa evitare. Un rapido disclaimer che ho visto un paio di persone fare delle insinuazioni un po' strane. Non voglio nemmeno pensare da dove questo pensiero possa derivare da dentro di loro, che cosa abbia scaturito questo pensiero, però piccolo disclaimer, lavoro 100% da remoto e mi pago ogni singolo centesimo da sola. Attualmente il mio lavoro principale è content creator, principalmente faccio live su Twitch dove faccio vedere appunto i miei viaggi e faccio vedere le esperienze e Instagram principalmente. Prima di partire per questa esperienza lavoravo come manager per YouTubers e grazie appunto anche a quel lavoro sono riuscita a mettermi da parte dei soldi che mi hanno fatto un po' da cuscinetto, perché sapevo che iniziando un'esperienza del genere sicuramente avrei fatto degli errori, che appunto ho fatto. Avrei avuto bisogno di un cuscinetto per farmi sentire a mio agio nel caso in cui andassi a spendere più di quanto previsto. Sei pronto a vedere dove ho buttato i soldi e quanto ho speso? Se sei curioso comunque di che cosa uso per il mio setup per fare le IRL su Twitch, lascio il link in descrizione con tutti quanti gli oggetti, gli hardware, i software, eccetera, che uso. E intanto, primissima cosa, volevo spiegare perché ho deciso di andare come primissima tappa in Grecia. Ho deciso di andare in Grecia intanto perché era facile, perché si trova a poco distanza dall'Italia, ci sono tanti voli e molto frequenti. Inoltre ho un'amica carissima lì e mi aveva proposto di passare Pasqua con lei e la sua famiglia, quindi mi viene proposto di passare la Pasqua con una famiglia greca e Pasqua in Grecia è veramente tanto sentita, tantissimo. E quindi avevo voglia di vedere un po' la Grecia con questo punto di vista familiare e tradizionale anche. E inoltre la Grecia è la perfetta combinazione tra mare, relax, ma anche storia e cultura e buon cibo. Ancora prima di parlare di quanto sono andata effettivamente a spendere, è necessario anche parlare di come ho sviluppato le mie giornate. 4-5 giorni alla settimana. Mi svegliavo presto, iniziavo a lavorare dalle 8 di mattina fino alle 3 del pomeriggio, con una breve pausa per pranzo. Poi dopo dalle 3 alle 9 di sera, più o meno 9, 10, 11 a seconda del mood, delle mie energie. Esploravo la città, esploravo l'isola, esploravo un po' i miei dintorni, molto spesso con il noleggio di una macchina o di un motorino o magari facevo esperienze più turistiche, quindi magari tour in barca. Diciamo che non mi sono trattenuta nulla dalle esperienze, anche perché appunto essendo il mio lavoro dovevo presentare delle esperienze in live, quindi magari vedrai nei costi che magari ho pagato un po' di più per quanto riguarda le appunto esperienze, i spostamenti, i ristoranti, proprio perché è parte del mio lavoro. Infine avevo quell'ora, oretta e mezza in cui andavo a letto, chiudevo tutto, guardavo il telefilm, a letto morta. E il giorno dopo ricominciavo. Per quanto riguarda i costi, arriviamo alla parte più succosa del video, diciamo. La maggior parte delle volte, per quanto riguarda l'alloggio, sono stata in hotel o appartamenti. Una volta solo sono stata in un ostello ad Atene e da lì ho deciso che forse non era il caso, soprattutto facendo il tipo di vita che faccio. Ho capito che anche il costo dell'ostello era proporzionale alla qualità di vita nell'ostello. Quindi principalmente sono stata in appartamenti e in hotel e per quanto riguarda gli alloggi ho speso per 10 giorni, dal 14 al 24 di aprile, ho speso all'incirca 800 euro, che sono tanti soldi e me ne rendo conto, sono quanto spendevo di affitto a Milano, ma e questo è un errore del quale mi sono già resa conto, ho cambiato spesso località, perché ho fatto Atene 2 giorni, Tinos 4 giorni, Mykonos 1 giorno, Atene altri 5 giorni e poi Creta per una settimana e poi di nuovo Atene. Quindi sicuramente questo è stato uno dei problemi principali. Infatti con quest'altro viaggio che sto facendo in Albania ho preso un solo appartamento in una sola città e da qui non mi muovo, faccio viaggi giornalieri in giro, magari questo weekend mi sposto, ma l'hotel che andrò a prendere è veramente un costo irrisorio. Quindi sicuramente questa è una cosa che ho imparato, più ti sposti, più paghi. Più stai in un hotel, spesso ti fanno uno sconto sulla settimana, sul mese, eccetera. Prima cosa da imparare. Poi per quanto riguarda il cibo, e anche qui ho commesso un errore
enorme. Ho speso in 10 giorni 300 euro. No, 368 euro per la precisione. E l'errore principale è stato non avere un appartamento ad Atene, ma un hotel senza cucina. Questo mi ha portato a dover spendere molti più soldi, perché intanto ad Atene mangiare fuori costa molto di più, perché essendo una delle città più grosse ovviamente è quella che costa anche di più. E soprattutto ho passato tanti giorni lì, quindi ogni volta dovevo andare fuori per colazione, pranzo e cena. Sì, mi ero portata alcune cose in camera che potevo mettere nel minifrigo, tipo un po' di yogurt, dei cereali, però nel momento in cui avevo bisogno di un pasto devo per forza farlo fuori. Quindi sicuramente se vai in una grossa città e vai per tanto tempo, assolutamente un appartamento. Io pensavo di guadagnarci con il fatto di essere più tranquilla, perché magari era un hotel in centro città con la reception e cosa sbagliata, assolutamente sbagliata. Più la città è grande, più è conveniente prendere un appartamento con una cucina. Un altro costo abbastanza grosso per me è stato internet, ma questo è molto specifico a me, ovvero io ho bisogno di 2 o 3 sim locali ogni volta per poter streamare senza avere lag. In questo caso, per quanto riguarda la Grecia, ho speso 53 euro di sim di internet. Non troppo male, in realtà, rispetto a tantissime altre situazioni in cui mi sono trovata e mi troverò in futuro. Però comunque se tu invece sei un digital nomad e non hai bisogno di avere internet in giro per strada, che sia potente, che sia con i dati illimitati, puoi tranquillamente trovarti delle opzioni a 10-15 euro. E quelle solite eSIM, non sono sponsorizzata, quindi cazzo che vi dico il nome. No, vabbè, tanto le sapete perché tutti quanti fanno le promo, tutti fanno le ADV di queste SIM. Però non avendole provate non saprei nemmeno dirvi quale sia migliore delle altre, quindi... Un altro costo sono state sicuramente le piccole spese che ho fatto in giro, sia di spesa per quanto riguarda appunto lo yogurt, i cereali, piccola spesa, sia magari qualche regalo che ho preso per una mia amica, per mia madre, eccetera. E lì ho speso 188 euro. Un altro costo che ho, però non saprei dove categorizzarlo, è il cash, ovvero è quanto ho prelevato, perché molto spesso in Grecia non accettano i pagamenti con la carta e quindi ho dovuto prelevare e non ho idea di dove siano andati quei soldi. E stiamo parlando di 235 euro. Quindi parliamo sia di mance, vengono spesso preferite in Grecia. È usanza lasciare delle monete sul tavolo quando si va via. Oppure magari ho pagato qualche mini stand o ho pagato un autobus, cose generiche. Quindi primissimo totale di tutte queste spese siamo sui 1674 euro. Più o meno, ho fatto un po' un calcolo, che sono tanti, sono veramente tanti per 10 giorni e me ne rendo conto, ma appunto sono grata di aver realizzato prima che avrei fatto degli errori e quindi ho messo da parte dei soldi appunto per fare un po' di pratica, per capire un po' come gestire il mio budget mentre sono via. E il mio obiettivo è quello di spendere sempre di meno ogni mese che passa, fino ad arrivare ad avere un vero e proprio guadagno nel viaggiare. In tutto questo non ho incluso i trasporti per quanto riguarda il volo e per quanto riguarda i traghetti, principalmente perché il volo dall'Italia è stato un po' particolare per me, perché ho dovuto portarmi via un valigione enorme e pesante, una trolley e uno zaino, cosa che in media le persone non hanno bisogno di portarsi dietro, ma ho una valigia piena soltanto di cose per il setup da IRL, per le stream su Twitch, le live su Twitch, dirette su Twitch, non so come... Vabbè. Quindi quello sicuramente è stato un problema in più e quindi ho dovuto pagare le compagnie in più. Inoltre sono partita in un periodo appunto di Pasqua, un genio sono stata. Un genio, andiamo in Grecia nel periodo di Pasqua, che è quando magari costa di più, non tanto quanto in estate, però comunque non geniale come soluzione. Ho capito anche questa cosa. Non ho incluso lo scooter, che per 7 giorni ho pagato 30 euro, e non ho incluso l'auto a noleggio, che per una settimana ho pagato 120 euro, con inclusa anche l'assicurazione, che furto, incendio, qualsiasi cosa succedesse non sarebbe stata colpa mia, perché appunto il mio stile di vita è diverso, e soprattutto se tu decidi di andare in un posto per un mese e noleggi una macchina per un mese, riesci ad ammortizzare il costo, invece che 120 euro per una settimana magari ti viene a costare 60 euro alla settimana, quindi per questo ho evitato un po' questi costi un po' complicati. Un altro motivo per cui ho evitato di inserire il volo, appunto sia per le valigie, ma anche perché sono partita dall'Italia, ma poi dalla Grecia sono andata in Albania, e molto spesso i voli senza ritorno
solo andata sono molto più costosi rispetto a quelli con il ritorno nello stesso luogo. Forse anche questa può essere una cosa che ti può essere utile nel caso in cui decidessi di iniziare un'esperienza del genere. Parti e ritorna nello stesso posto. Quindi facendo un grandissimo totale di tutti i costi, tutti i trasporti, tutti i voli, tutto quanto, ho speso circa 2.406 euro per 10 giorni in Grecia. Mi fa malissimo. Io mi considero una persona che è molto parsimoniosa. Nella mia chat su Twitch vengo chiamata T-Rex perché quando posso cerco di risparmiare, quindi il pensiero di aver speso così tanto mi fa sudare, ma sono convinta del fatto che nei prossimi mesi, nelle prossime esperienze spenderò molto di meno perché ho imparato tantissime cose. Se mai decidessi di andare a fare il digital nomad in Grecia, ho qualche consiglio. Atene è bellissima, ovviamente costano di più gli hotel perché è la città, una delle città più grosse in Grecia, e quindi sicuramente andrei a spendere di più di albergo e di ristoranti e di attività. Considera che soltanto un museo ti costa 20 euro entrare, sono tanti soldi per un singolo museo, però ci sono tantissimi caffè super accoglienti dove puoi pagare un caffè 2 euro e stai lì per 8 ore, usi il loro wifi, bella. E c'è tantissima vita per gli expat internazionali, quindi è facilissimo conoscere altre persone che sono di passaggio come te. Inoltre, se sei europeo, non devi fare nessun visto. È da tenere a mente nel momento in cui magari invece preferisci andare in qualche parte del mondo dispersa, perché non solo devi pensare in anticipo al visto, ma anche al costo effettivo del visto. Una delle cose invece che dovresti tenere a mente se vuoi andare in Grecia a fare da digital nomad, mi sono resa conto che ci sono vari scioperi per quanto riguarda i trasporti pubblici. Fondamentale stare attenti con i taxi, pensavo fosse un po' una presa in giro che scammano i turisti, che fanno pagare un po' di più, pensavo fosse esagerato, no. Per esempio una volta volevo prendere il taxi dal porto per tornare in città. C'è un'app che loro utilizzano che si chiama FreeNow, che è semplicemente il modo per chiamare i taxi dall'app. Dall'app mi diceva 9 euro, ho chiesto a un tassista che si trovava davanti a me e mi fa 35-40 euro. Quindi attenzione a questo, sicuramente scaricati l'app FreeNow, non sponsorizzato, non ADV, è un'app, ok? Tu inserisci i tuoi dati, è un po' come dire Uber, però con i taxi. Questo assolutamente da tenere a mente. Cerca di avere sempre un po' di contanti con te. Io ripudio un po' i contanti perché mi danno fastidio, più che altro non riesco, appunto, come hai potuto vedere nel budget, non riesco a capire dove vanno persi questi soldi e non ho il controllo su questi soldi, quindi sicuramente stai attento su quello. E un'altra cosa fondamentale è, se hai intenzione di andare con delle valigie grandi, Atene e la Grecia in generale non è una città che favorisce gli spostamenti con valigioni o cose ingombranti. Facendo un breve recap, Grecia fantastica per le viste, per le persone, per il cibo e sicuramente per la cultura anche. Contro, per quanto tu voglia esplorare, cerca invece di rallentare e passare più tempo in singoli posti. Evita i posti più turistici perché è dove ti spennano, ma questo praticamente succede ovunque. E se puoi, evita di andare con valigie giganti, perché sono semplicemente un costo in più. Adesso invece sto passando un mese in Albania e sicuramente ho imparato tantissime altre cose, quindi probabilmente il mese prossimo farò un altro video dove dico cosa vuol dire vivere in Albania come digital nomad. Sto ancora avendo il problema delle valigie grosse perché appunto dalla Grecia sono venuta direttamente qua, ma ho imparato la lezione. E pensare che non mi sono nemmeno messa dentro dei libri perché ho detto non voglio che sia troppo pesante, mi porto dietro l'ebook o mi ascolterò un libro. Però almeno ho avuto l'opportunità di ascoltarmi un libro che mi è piaciuto veramente tanto e ne ho parlato nel mio scorso video. Qua. Ciao!